Ciao e bentornati sul mio canale, io sono Sara e oggi vi presento il punto inverso tunisino. Dunque il punto inverso viene anche chiamato punto rovescio ed effettivamente la trama che produce assomiglia a quella del punto rovescio tunisino tradizionale, come vedete. Anche questo punto non necessita di un multiplo specifico per la catenella iniziale. Si può dunque lavorare partendo da un numero qualsiasi di punti. Il punto inverso tunisino non ha particolare tendenza ad arrotolarsi, come vedete, e questo è come appare il retro del lavoro. Ma cominciamo! Qui sono partita come al solito dalla mia riga di base, in questo caso di 15 punti, ho fatto una catenella iniziale di 15 maglie, che come sapete è quasi sempre la stessa, indipendentemente dal punto che andiamo poi a fare. Ovviamente vi lascio tutti i link sulle tecniche di base e i punti utilizzati in questo tutorial sia in descrizione che sullo schermo a destra in alto del vostro video. Dunque il punto inverso. Dunque il primo punto che troviamo sull'uncinetto viene calcolato sempre come punto numero 1 e la barretta verticale che si trova sotto ad esso si considera come già lavorata e dunque non si prende in considerazione nella lavorazione del punto. Andiamo dunque a considerare le seguenti barrette verticali. La prima della serie è questa qui, ok? Bene, il punto inverso l'ho chiamato così, diciamo, traducendo la sua denominazione in inglese, che sarebbe Tunisian Reverse Stitch, no? Perché effettivamente il movimento che andiamo a fare è praticamente l'opposto, l'inverso di quello del punto semplice. Come sapete dal mio tutorial, per il punto semplice tunisino si va con l'uncinetto da destra verso sinistra, sotto o dietro la barretta verticale, si prende il filo, si fa passare attraverso e si porta la maglia sull'uncinetto. Per il punto inverso si fa la stessa cosa, però si inserisce l'uncinetto praticamente dietro o sotto la barretta verticale posteriore del nostro lavoro. Quindi è fondamentale riconoscere dov'è questa barretta posteriore. Come vedete, analizzando il punto come appare, c'è una barretta verticale frontale e una posteriore, quindi noi andiamo col nostro uncinetto, attenzione al filo, che dobbiamo spostarlo per non averlo davanti, andiamo qui dentro e andiamo a infilare il nostro uncinetto esattamente dietro. Tiriamo un po' fuori, in fuori la barretta posteriore del punto. A questo punto andiamo a caricare il filo sull'uncinetto, lo portiamo attraverso l'asola e questo è il nostro primo punto inverso. Dunque, a parte il primo punto, che risulta forse un po' più complesso perché abbiamo il filo di lavorazione un po' in mezzo, tutti gli altri punti sono più facili da eseguire. Quindi ancora una volta ve lo mostro. Identifichiamo dov'è la barretta posteriore, è questa qui, questa è quella sul davanti, quella frontale, non mi veniva la parola. Ora andiamo sempre col filo comunque tenuto dietro, ok? Infiliamo l'uncino e andiamo a infilarlo praticamente in mezzo alle due barrette. Tiriamo leggermente per facilità, carichiamo il filo sull'uncinetto, lo facciamo passare attraverso ed ecco il nostro punto inverso. Ok? E così continuo fino alla fine della fase di andata. Per diciamo un totale di 14 punti, perché il 15° come sapete poi lo lavoriamo in maniera diversa e quindi andiamo avanti in questo modo. Dunque la prima riga di lavorazione, che per me è la riga di base, risulta un po' più stretta, poi vedrete rispetto al resto delle righe e quindi vedrete che nelle righe successive sarà ancora più semplice questo movimento. L'importante è non portare il filo davanti ed è una cosa che può succedere
Dunque questo è il punto numero 14, andiamo tutti i nostri punti, e come sapete a fondo riga, dalla riga 2 in poi, andiamo a fare quella che io chiamo il punto di fine riga o punto finale, dove inseriamo la testa dell'uncinetto sotto entrambe le barrette, in questo caso, sia quella frontale che quella posteriore, in questo modo, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso e tiriamo giù l'ultima, la 15ª maglia sull'uncinetto. E a questo punto possiamo passare alla fase di ritorno, che anche per il punto inverso è quella classica. Quindi filo sull'uncinetto, passiamo attraverso una sola asola all'inizio, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2 asole insieme e ripetiamo questo secondo movimento finché non abbiamo scaricato tutti i punti, tutte le asole, tranne una che rimarrà sempre sull'uncinetto finché non abbiamo chiuso il lavoro. Ed eccoci qua, abbiamo creato la nostra prima riga appunto inverso, che corrisponde con la seconda riga del campione in questo caso. Andiamo a fare la terza riga. Come vedete, dalla terza riga in poi i punti appaiono già molto più aperti e molto più facili ancora da individuare. E quindi andiamo a lavorare a punto inverso. Come vi dicevo, il primo punto può essere un po' difficoltoso perché abbiamo l'attaccatura del filo proprio qui, quindi lo spostiamo leggermente magari con l'uncino. Andiamo qui, prendiamo la maglia posteriore, tiriamo un po' il filo all'inizio perché se no la prima asola sull'uncino risulta un po' troppo ampia, e via. E così proseguiamo e vi mostro come può essere in realtà facile da lavorare questo punto, ora che i punti sono un po' più aperti. Vedete? Praticamente è facile come il punto semplice. Bene, e qui andiamo a fare di nuovo un punto finale. E ritorno, fase di ritorno, classica. Ed ecco fatta anche la terza riga a punto inverso. Questo è quanto per quanto riguarda il punto. Come vedete, visto che l'ultima volta vi ho parlato della chiusura del lavoro, si vede qui chiaramente come le maglie sono aperte, quindi il lavoro non risulta finito. E anche in questo caso, come accennavo nel tutorial apposito, noi possiamo decidere di chiudere il lavoro utilizzando il punto inverso. E quindi praticamente andremo a fare questo. Inseriamo l'uncinetto dietro, come per fare il punto inverso, facciamo un punto inverso, e poi però lo concludiamo passando attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto, in modo da averne sempre solo una e lavorando in questo modo fino alla fine, quindi praticamente lavorando contemporaneamente scaricando i punti che lavoriamo. Andiamo dietro, prendiamo il filo come per un punto inverso e lo passiamo attraverso. E così via. Se le maglie risultano un po' troppo larghe, in questo caso io sto utilizzando un cotone, quindi non ho una componente elastica che mi riporta il punto più o meno a dimensione, ecco qua la vostra chiusura a punto inverso. Vedete? Bene, questo è davvero tutto. Io vi invito a iscrivervi al mio canale e andare a dare un'occhiata, se vi va, anche al mio primo canale che ho, che è in inglese però di facile comprensione, dove tratto di uncinetto tunisino, di brioche crochet, e dove ho già una quantità di contenuti molto ampia. Quindi se volete andate a darci un'occhiata. Vi saluto veramente, alla prossima, bye bye!